Deriva da un film che guardavo spesso, ancora lì. Nome, età, nickname. Nicolò Maggi, 22 anni, B-Blade. Da dove deriva il tuo nickname? Deriva da un film che guardavo spesso quando ero piccolo, di una mazzavampiri, era diciamo il mio idolo. Prima mi chiamavo Murdoch, poi in seguito ho cambiato nome e mi chiamai Blade. Il tuo primo videogioco? Il primo videogioco a cui ho giocato era Crash, avevo 3 anni quando iniziai a giocare alla PlayStation 1. In generale mi piacevano molto i giochi platform perché li ritenevo molto challenging, molto difficili. Ho giocato a tanti giochi quando ero piccolo, tra cui anche PES, Ercole, giochi di questo tipo. Giocavo un po' di tutto in realtà. Successivamente, quando sono diventato un po' più grande, a casa dei miei amici giocavo spesso a COD e da lì ho cominciato ad interessarmi a questo mondo. Come hai approcciato il competitive? Allora, io ho cominciato a giocare con un gruppo di amici su ancora Call of Duty Ghost, quando era uscita la PlayStation 4. Cominciamo a fare Game Battles, che era un sito dove tu potevi sfidare altre persone nelle modalità competitive. Da lì ho cominciato ad appassionarmi di questo mondo perché mi piace un sacco competere in generale su tutti i videogiochi. Sono una persona molto competitiva e da lì poi nel videogioco successivo, Black Ops 3, ho fatto la mia prima LAN con un altro gruppo di amici che erano un po' più appassionati come me. Successivamente ho conosciuto nei successivi titoli, diciamo, dei ragazzi tra cui Vortex, che adesso attualmente ancora gioca con me, e grazie a loro sono riuscito a formare uno dei team più forti d'Italia ai tempi. Perché hai scelto Warzone per competere? Diciamo che non l'ho scelto principalmente per competere. Avevo appena smesso di competere su Cold War, avevo deciso di smettere perché COD in Italia non aveva principalmente organizzazioni che lo supportassero, e quindi diciamo all'età di 20 anni uno comincia anche a farsi delle domande. Tra l'altro studiavo all'università e quindi ho deciso di passare a Warzone, più che a Warzone passare all'essere content creator, sempre rimanendo su Call of Duty, e Warzone era l'alternativa migliore perché era più seguito, e poi ho scoperto che c'erano anche i tornei e quindi mi ha spronato ancora di più a migliorare su quel titolo. Il miglior momento della tua carriera? Beh, il momento della mia carriera che ricordo con più gioia è sicuramente uno dei più recenti, il solo YOLO da $100.000 giocato a settembre, reduce da una vittoria sempre nel torneo europeo delle World Series in terzetti con Savi e Vortex. È stata una cosa incredibile perché avevo appena vinto il torneo terzetti, avevamo vinto $17.000 a testa, e quindi ho giocato il torneo da $100.000 con le palle tavolo, come detto anche spesso dalla mia chat, perché prima di giocare appunto quel torneo ero consapevole di non riuscire a vincerlo perché vincevo una persona su 120, cioè non ci speravo, diciamo. E quello peggiore invece? Il momento peggiore è stata la LAN di Miami, ancora nel 2019, quando giocavo ancora competitive. Era l'ultima LAN per qualificarsi al mondiale e uscimmo all'ultimo match dalla qualifica contro un team che tra l'altro quando giocavamo da casa battavamo, quindi è stato molto deludente. Team pad o team mouse e tastiera? Team pad, anche se mi è sempre piaciuto giocare mouse e tastiera. Spesso quando sono off live gioco mouse e tastiera a giochi come Apex Legends, Valorant eccetera, perché lo trovo molto più spronante essendo più bravo col pad, e molto più soddisfacente quando effettui delle decisioni o movement eccetera. Perché hai accettato di entrare in Replay Totem? Ho accettato di entrare in Replay Totem perché ho visto che negli ultimi anni hanno fatto dei passi da gigante. Sono una società che si è fondata nel 2019 e hanno tanti content creator e pro player che competono tuttora a livello mondiale e europeo. Sono molto coordinati dal punto di vista comunicativo rispetto ad altre organizzazioni italiane, e lo shooting e il video di presentazione che vi sono stati fatti sono davvero una figata pazzesca. Altre passioni oltre ai videogiochi? Mi piace guardare le serie TV, spesso le guardo la notte. Prima giocavo a calcio quando ero ancora piccolino, da quando avevo 5 anni a quando ne ho compiuti 14. Poi ho smesso credendo che con le superiori, in particolare col liceo, non avrei più avuto tempo di dedicarmi sia al calcio che ai videogiochi che allo studio, e quindi smisi. Tuttora adesso non seguo più neanche il calcio, e gioco tra l'altro offline ad altri videogiochi, tra cui Apex Legends è il mio preferito. Cosa ti aspetti dal 2023 e quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Dal 2023 mi aspetto di vincere un altro torneo importante come quello delle World Series dell'anno scorso, sperando di ricevere qualche invito considerati gli achievements. E a livello numerico mi piacerebbe arrivare a 100.000 follower su Twitch e allargare appunto la mia community. E mi piacerebbe, lo dico da mesi per chi mi conosce, mi piacerebbe iniziare la palestra, però non ho mai trovato la voglia o comunque la spinta iniziale per cominciarla. Un saluto e un abbraccio alla community di Replay Totem e ai miei fan, e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate, e noi ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!